Adesso tutto è definito dalla capacità di generare un mercato o meno. C'è un grado di sonno diffuso che sta diventando disfunzionale per l'evoluzione della nostra specie. Questo podcast è travestito da podcast, ma in realtà è un po' un pretesto, intanto per me, per ritrovarmi. Abbiamo un punto in comune che è la formazione con Alberto Garutti, che in qualche modo mi ha segnato ed è da lì che sto ripartendo, no? Quindi il tuo nome, che è uno di quelli che mi aveva accompagnato come esempi di artisti che hanno fatto un certo tipo di percorso, era un po' doveroso per me portarti qui ed essere parte un po' di questo progetto. Ti dico, iniziamo da una domanda che vorrei che fosse la domanda di rito un po' del format. Sì. Che cos'è l'arte? Che cos'è l'arte? È una domanda difficile, anche perché una delle grandi capacità dell'arte è di essere un riflesso di quello che sei tu, quindi di non avere una forma, no? Di essere in grado, come un liquido, di adattarsi a un contesto. E credo, se devo essere in questi termini, quindi più coerente con la sua natura, penso che sia una possibilità, sostanzialmente. Penso che sia una grande possibilità di vivere un'esistenza il più possibile autentica. Lo facciamo tutti, più o meno consapevolmente. Viviamo la nostra vita ed è evidente che quella vita è autentica, è la nostra. Però il grado di consapevolezza che ci accompagna, che è differente. Uno può esserne appunto più o meno consapevole. L'arte da quel punto di vista ti dà la possibilità, che poi non è che è sempre presa come possibilità, ma ti dà la possibilità di avere un grado di consapevolezza alto, che aiuta sull'esistere, sulla vita. In questi termini diventa un riflesso di quello che sei tu e diventa uno degli strumenti più, come dire, duttili e capaci di infilarsi tra trame e ordito di tante cose. Quindi, insomma, lo so che non ho proprio risposto, ma è No, ci sta, nel senso che la questione sulla consapevolezza è quasi illuminante. Cioè, quando hai il primo approccio con l'arte, ti arriva una ventata di consapevolezza che poi diventa l'approccio anche sulla vita, no? Quindi hai centrato questa okay. cosa, ma voglio capire Sì? se l'hai capito da subito. No, ma figurati. Cioè, quello che ho capito da subito è che c'era da parte mia un interesse che, travalicava il semplice interesse, estetico e compositivo. Cioè, la mia percezione era una percezione non consapevole appunto come la stiamo definendo ora, però è un po' come cerco di spiegartelo in altre parole, che forse facendo un esempio che è più semplice, no, è come se tu hai per tua natura tendi verso qualche cosa e ci sono delle cose alle quali tendi e questa polo di attrazione, genera un movimento molto naturale, molto spontaneo e tutto fluisce, no, altre cose invece a cui tendi magari per tue visioni, per tue scelte, interiori, senza definire che cosa, ma è tutto invece rognoso, è complicato, no, allora io, verso l'arte sono arrivato in maniera fluida, mentre stavo studiando architettura all'inizio, Okay. dove tutto invece andava in maniera complicata, no, in maniera e quando definisco complicato meglio, non vuol dire che non ci sono problemi, complessità da affrontare, anzi, però il core di quello che fai procede energeticamente in una maniera potente e fluida, mentre invece dall'altra parte, no, nel mio caso specifico, era tutto Hai degli molto schemi? sì, degli schemi, molto legnoso, molto legato al al mio ruolo all'interno di un sistema, alla professionalità, mi riferisco ad Certo. architettura. E invece all'arte ci sono arrivato proprio per come dire, per trovare una dimensione di salvezza, ma l'ho fatto in maniera molto poco consapevole. Però Spontanea anche. esatto, questa roba però, fluiva potente, no, ci sono arrivato come un fiume. Dopodiché, ripeto,
dopo entri dentro una cosa, per quanto tu possa in maniera spontanea andare verso una direzione, verso un bersaglio, però poi dopo le complessità ci sono, no? Per cui sono subentrate cose che probabilmente conosci anche tu, no? Ci sono tutte le problematiche del mondo degli uomini, no? Ancora una volta l'ego, la capacità di definirsi in maniera funzionale, non disfunzionale rispetto agli altri, cioè non creare delle tensioni, ma definirsi come identità senza generando il meno possibile di tensioni, mettiamola così. C'è la carriera, che è un tema che è un riflesso dell'ego, in qualche modo, che non è mai un aiuto alla ricerca, no? E può essere un aiuto alla spinta. Delle volte è la spinta principale, più o meno con tristezza, lo posso dire, ma sono considerazioni soggettive, triste o non te son punti di vista. Però, quindi poi le complessità ci sono, però all'arte ci sono arrivato in questa maniera totalmente, prorompente ma non consapevole. La consapevolezza è arrivata, ehm, maturando, no, questa cosa qua, affrontando le problematiche di cui abbiamo parlato prima una per una e affrontando anche, tutti i lati profondamente negativi di questo di qualsiasi cosa che ha a che fare con la vita delle persone, qualsiasi contesto. Io ho affrontato in maniera più consapevole alla fine i lati negativi di questo contesto perché era il mio sostanzialmente. Ma c'è stato un momento in particolare, un primo incontro con l'arte, che ti ha, non lo so, solleticato in qualche modo la creatività, anche Allora banalmente? io tanti e ripeto sempre in maniera più o meno confusa. Tieni conto che ho fatto il liceo artistico qua a Milano, quindi in qualche modo era già all'interno del mio corso di studi e quando fai il liceo sei molto libero, no, non è che il 2% di quelli che fanno il liceo artistico poi finiscono a fare forse l'1% gli artisti e magari il 50% rimane una dimensione creativa, più della metà poi finisce a fare altre cose e va bene così, no, l'importante Giusto. è trovare uno spazio sano dove esistere. Però, questa cosa se tu pensi alle prime volte, beh, sicuramente al liceo m'è capitato di raccontarla varie volte questa cosa, però d'altronde è la verità ed è quello e son stati i primi momenti, primi barlumi di profondo interesse spontaneo, quando facevo le lezioni di, storia dell'arte al liceo e avevo questa professoressa, ripeto, l'ho detto tante volte, mi ripeterò, ma, poco male, che, si chiama Paola Mola, che, insegnava storia dell'arte e che è stata una delle prime persone a comunicarmi la potenza e l'energia, o perlomeno probabilmente lei lo comunicava evidentemente a priori di me. È stata una delle prime persone che sono riuscito a recepire con quella potenza, mettiamola Okay. così. I temi erano i temi chiaramente della storia dell'arte, del suo evolvere, ma non era tanto quello. Era proprio lì credo che dipenda, in quel caso sia dipeso anche la qualità del suo insegnamento, c'era proprio la sua capacità di trasferire questa potenza. E mi ricordo, infinite lezioni, ma tra le più belle quelle legate a Medardo Rosso, che erano più o meno all'ultimo anno. Peraltro lei, si occupa proprio della fondazione Medardo Rosso, quella che già allora non lo sapevo io, ma tuttora, che ne so, se c'è un'autentica da fare, lei è la persona di riferimento, però era evidente che c'era molto trasporto, no, capisci, da parte sua nel raccontare questa cosa e questa cosa a me m'è arrivata Te tutta. l'ha trasmesso. Poi non è che io da lì ho detto: "Ho capito cosa voglio capito proprio niente", però avevo capito a livello sensoriale, percettivo, che quella era una cosa che su di me aveva una potenza, trainante, incredibile però poi sono andato ad architettura comunque. Sono andato ad architettura perché mah, perché mi piace molto e continua a piacermi molto e credo che sia una dimensione espressiva fantastica. E continuo a pensarlo, però la vera verità è che io non l'ho scelta, ancora una volta con questa consapevolezza, ma semplicemente perché era più allineata a un corso delle cose. Se pensiamo alla nostra società c'era una figura, quella dell'architetto o, declinazioni possibili attorno, che erano molto più inserite in una dimensione proprio allineata con i ruoli e gli spazi che la società ti dà. L'artista,
rappresentava un'anomalia che in maniera, ancora una volta, più o meno consapevole, evidentemente mi spaventava. Tant'è che io poi, quando ho fatto architettura, ho sempre vissuto l'arte, andavo già a vedere le mostre, tutto, ma era una cosa esattamente come quando tu hai una passione grandissima, però non avevo mai la percezione che questa cosa potesse diventare la mia vita. Era una cosa che io era già la mia vita, evidentemente, perché cos'è la tua vita? Quello che tu vivi. Però al tempo no, non me ne rendevo conto. Evidentemente mi sembrava che io in quella vita lì avrei potuto avere solo un ruolo di spettatore, che poi peraltro va benissimo, perché non è che più, cioè, definiamo cosa è più attivo, cosa è più passivo, è un punto di vista, per cui no, se sei uno spettatore consapevole dell'arte, sei parte di quell'ingranaggio, intervieni. Però insomma, è chiaro che lì non c'era quel grado di complessità e di compressione. Io andavo a vedere le mostre, in Certo. sostanza, perché mi piacevano, e era la cosa che mi piaceva di più. Però ho sempre pensato: "Vabbè, ma non, cioè, è impossibile far l'artista, no, cioè, cosa vuol dire fare l'artista? No, vado a fare architettura", che peraltro mi piaceva e, ripeto, mi piace ancora, è stato un corso di studi che mi è servito tantissimo, anche e proprio all'interno della mia ricerca artistica, soprattutto all'inizio. Quindi non si perde mai tempo e ha sempre veramente tutto un ruolo. E poi anche lì, chi decide che chi è un artista? Cioè, uno può fare veramente, studiare qualsiasi altra cosa, poi arrivare a trovare la dimensione artistica come momento espressivo, anche se è il risultato di un corso di studi legato a tutt'altro, Certo. scientifico piuttosto che filosofico. È talmente, lo dicevamo, Sì. l'abbiamo detto all'inizio, è talmente priva di una forma specifica l'arte, è talmente una possibilità, è talmente questo liquido di cui parlavo, che si adatta a tutto. Anzi, delle volte, devo dir la verità, è quasi più interessante, e forse questo è un po' stupidina da dire, però ci credo in parte, è forse più interessante che uno arrivi da un contesto altro, perché il grado di ibridazione, o comunque è forse più curioso, ecco, più che uno arrivi veramente da un contesto totalmente distante, perché poi porta delle istanze differenti. Poi tanto, a un certo punto, se vuoi fare l'artista, dentro quello devi stare, per cui è come se fosse un boost iniziale. Tu arrivi con delle istanze diverse, poi però dopo devi essere in grado di produrre un cambiamento, un'evoluzione, non un cambiamento, all'interno del contesto poi dell'arte, ovviamente. Il suo linguaggio, la sua forma, ci sono infinite possibilità per questo cambiamento o questa trasformazione. Però dopo devi farli. Ma Certo. all'inizio, se tu arrivi cazzo ne so, da biologia, c'hai proprio degli altri viaggi, no, nella testa, e magari questi viaggi Aiutano. aiutano, o perlomeno informano la tua pratica in una maniera interessante. Io mi ricordo che alcune delle persone più interessanti erano arrivati, per esempio, al corso di Garutti facendo altri giri, no, e poi alla fine finivano lì un po' come me, come dei derelitti, dei felici derelitti, e questa cosa e quel luogo diventava un luogo, come dire, Di contaminazione, di di mondi, contaminazione, di ma proprio un luogo, settori. molto, molto, con un altissimo grado, di ricerca, proprio per questo motivo, no, insomma. Anche grazie ad Alberto, è evidente, questo è chiaro, era il suo corso, ma non solo grazie a lui. Grazie alla, come dire, al grado di complessità che questo contesto, questo humus generava, no, si autoalimentava. Noi alimentavamo chiaramente lui alimentava noi. Era un processo che non aveva solo lati positivi, come tutte le cose della vita, no, non esistono solo, però insomma. Mi è venuto in mente che prima parlavi della scelta tra architettura e poi successivamente il mondo dell'arte, quasi come se si stava delineando quello che in realtà poi nelle famiglie era già presente da un po', cioè la tua vita che coincide con la tua vita professionale, no, quindi la scelta di andare a fare architettura era quasi, sembra, no, la scelta più logica per intraprendere un Sì, una percorso professione. una professione, no, quando in realtà poi dall'altra parte, l'arte, cosa che, sembra quasi difficile da capire, è che è difficile, cioè nel senso Ah, ha no, un certo. certo tipo di difficoltà, e tu dal 99
in poi hai iniziato il tuo percorso, perlomeno per le prime opere, e hai vissuto proprio, il mondo prima di internet e il mondo dopo la svolta tecnologica Ah. più incredibile dell'umanità. Quindi volevo capire quanto ne ha risentito intanto la tua ricerca di questa mass adoption Mh. del pubblico, dell'utenza che stava iniziando a diventare da pubblico a utente, no, Ah. come si è riflettuto in quei momenti, in quel periodo, nelle tue opere che in realtà, sembrano, avere, ti dico, non una data, non so come dire, possono essere trasportati anche nel 2025, tranquillamente. Però ecco, come l'hai vissuto quel momento? Ma io son sempre stato un entusiasta, del cambiamento, del progresso, non ho mai avuto un atteggiamento conservatore. E non lo dico né con un tono positivo né negativo, veramente neutrale, è la verità. Ho sempre avuto questa propensione, poi dopo ripeto, ci possono essere lati profondamente negativi o positivi di questo atteggiamento. Però da entusiasta del progresso, mettiamola così, o comunque quando è arrivata questa cosa l'ho accolta con grande felicità. E come dici tu, lo si vede anche dal lavoro. Il lavoro che io facevo nel '99 era forse più di ora molto meno allineato a livello estetico, rispetto a altri lavori, che avevano anche più successo in quel momento, che erano più, come dire, influenzati da, che ne so, gli anni '70 e via dicendo, no, io ero più o meno consapevolmente, sempre la consapevolezza ritorna, un figlio degli anni '80. Di fatto io lo sono, però son nato nel '74, quindi, potevo tranquillamente allinearmi a quell'alt invece per propensione sono andato in quella direzio. Quindi, arrivo di internet, e tutto questo cambiamento per me era un cambiamento profondamente interessante, divertente, anche in un'accezione molto veloce, nel senso: "Sta succedendo sta roba incredibile, che bello, vediamo cos'è", non per forza con Certo. dei come dire, delle grandi riflessioni dietro, era più un avvenimento del mondo che mi incuriosiva. Però il mio cervello era un cervello decisamente pre-internet. E lo è ancora in qualche modo, cioè, si è adattato, poi il cervello è una è un bell'oggetto, cioè per cui ha delle grandi capacità, ma, c'è uno strappo, c'è stato uno strappo incredibile nella nostra generazione, no, questo cambiamento di cui parli è un cambiamento sostanziale, forse la rivoluzione copernicana dei nostri tempi, non so, è proprio un cambiamento radicale, no? Quindi all'inizio, per tornare alla tua domanda, c'era questo entusiasmo, quindi, che ne so, io nel 2000 ho fatto la prima animazione 3D, perché mi ricordo che in una chiacchierata che poi è uscita nel 2001, che era un video che si intitola Boing, che è un'animazione 3D, mi ricordo che m'è venuto questo desiderio perché in una chiacchierata, non mi ricordo con chi, la verità, non che non voglio dire nomi, però, o forse in varie chiacchierate, in un cluster di chiacchierate veniva sempre fuori che il digitale era troppo freddo, che il digitale quindi che non aveva la capacità come strumento di intercettare delle frequenze intense, complesse come quelle, tutte queste cose qua che mi sembravano delle semplificazioni stereotipate, e che capivo perché era evidente, ma che al tempo stesso mi infastidivano, e quindi ho detto: "Ma sì, proviamo a fare un'animazione 3D, vediamo se", cioè a livello proprio di come dire, esperimento, perché Sì, poi, teoricamente dovrebbe rimanere quella la certo. il drive principale della ricerca artistica. E nel fare questo poi è venuto fuori un video che adesso non, però ragazzi nel 2001 questa animazione 3D quando è uscito tutti mi dicevano: storcevano il naso. Quando poi la prima mostra, in cui è stato appunto mostrato era aspetta, il dono al Palazzo delle Papesse, una mostra curata da, Gianfranco Maraniello e cacchio dopo ti dico anche, perché no, perché poi dopo si offendono se non, Sergio Risaliti. Okay. Meno male che me lo son ricordato. Stavo già pensando di metterlo in post-produzione, di mettere Esatto. tutti Mostra, appunto si intitolava Il dono, al centro delle Papesse, un centro bellissimo che è durato poco a Siena, quindi in un'istituzione, che non è che era una cosa che succedeva per forza tutti i giorni, di esporre un certo. lavoro in un'istituzione.
e ha ottenuto invece come dire, in termini proprio percettivi dal pubblico, ma non solo dal pubblico ampio, ma dal pubblico anche principalmente degli addetti ai lavori, subito un feedback molto positivo, no, perché anche, questo un po' superficiale come feedback: "Ah, come fresco, come nuovo", no, però nel senso, è come problematizzi questo fresco e nuovo che rende lo rende interessante o meno. Certo. Se questa cosa si muove solo sulla novità, dopo 5 anni ti puoi sparare. Se invece, costruisci in termini di contenuti su queste cose, può diventare una qualità del lavoro, no, nel tempo. Ma quindi hai visto anche il pubblico in qualche modo che cambiava Sì, sì, rispetto a assolutamente. questa Sì, evoluzione, sì, a t assolutamente. L'ho visto ed è stata una cosa che, lo sappiamo adesso retrospettivamente, è successo con una velocità incredibile, no, sì, poi la verità è che, comparato a artisti più giovani, mi sono trovato subito un vecchio, bacucco quando io poi mi son trasferito a Berlino, 2008, fai conto, 2007, okay. 2008, e son stato lì più o meno 12 anni. E a un certo punto verso il 2010, 2011 c'è stato proprio uno scarto, cioè sono arrivati tutta una serie di artisti, in questo caso non italiani, la comunità era una comunità internazionale, tanti italiani, ma tanti. In quel caso, in quel periodo, la scena che era molto interessante erano i giovani che arrivavano dalla Stede-Schule di Francoforte ed erano quelli che poi hanno segnato, non so, tutto quella tendenza, momento che si chiamava post-internet, no, che adesso si è già stemperato, no, perché erano quelli che da subito quelle istanze, quelle possibilità, quella dimensione lì era stata assimilata nella loro pratica, cioè quelli dopo di noi, quindi più giovani. Ed effettivamente c'era. Non è che ci fosse uno scarto, non è che era impossibile dialogare, anzi, però mi rendevo conto che c'era una differenza e questa differenza era interessante, come sempre, cioè non esistono eventi negativi, esistono solo eventi neutrali. È come, si reagisce a questi eventi, quindi uno può, in situazioni del genere, vivere quella differenza, quella distanza come un gap, quindi: "Ah, siamo 2 generazioni diverse", quindi inconciliabile, oppure invece come una dimensione interessantissima, dici: "Cacchio, che culo che t'ho conosciuto a te, che invece sei dentro a 'sta cosa, che cosa mi può servire, che cosa ti posso raccontare io?" Perché, nel senso, nell'avere un cervello pre-internet ci sono una serie di cose, proprio a livello cognitivo, che comunque rimangono ancora, permangono sempre meno in me, no, la necessità di andare a fondo sempre nelle cose, la ricerca delle fonti fino a proprio alla nausea, che non è più necessaria, per me rimane necessaria e non è che per forza è sempre funzionale alla produzione di un contenuto, però è una particolarità che in certi casi può definire anche positivamente un lavoro, no, perché questa è una cosa che in un dialogo, in uno scambio con un cervello post Certo. internet puoi aggiungere, no, invece di robe che ci insegnano loro, così sono loro che poi siamo noi, perché però diciamo loro rispetto a loro di quel momento ce n'erano tante. Quindi voglio dire, non sono sentire il passaggio del tempo è importante, è anche bello. Cioè, invecchiare non è un dramma. Invecchiare vuol dire che uno sei ancora vivo da più anni, già un po' è una bella storia, già sei L'abbiamo ancora vivo. lanciata lì, così, Esatto, adesso. 1 sei ancora vivo, 2 sei ancora vivo consapevole e cosciente, 3 c'hai voglia ancora di far parte di questo stream e 4 hai da raccontare più cose, no, cioè pensa come viene presa banalmente, adesso per fare un po' di semplificazioni, l'invecchiamento nel mondo, orientale, cioè le persone anziane e orientale è proprio generico, nello specifico, mi riferisco al mondo giapponese, però in generale, usiamo l'Oriente proprio un tanto al chilo come un unico un'unica corrente, beh in tutto quella parte del mondo è molto più, interessante, no, il rapporto tra generazioni. Perché? Perché l'invecchiare vuol dire essere anche portatore di saggezza, mettiamola così, o maggiore vita, maggiore quantità di Certo. informazioni, no, e questo è un era ed è un sapere da cui attingere, non un problema, cioè non sei più vicino alla morte, seppure tecnicamente probabilmente lo sei. Sei, vivo da più tempo, hai più elementi
da mettere sul piatto, no, insomma. In questa logica, quello scarto, tecnologico io me lo sono sempre vissuto con interesse. Adesso non lo so, nel senso ci son delle volte dove, e per usare un linguaggio, un po' desueto, mi sento un po' un boomer, ma va bene, perché già se ne sei consapevole, già non è più un problema. Sì, anche perché Quando non te ne rendi conto che è un sì, problema. e poi boomer è Sì, diciamo un appellativo è molto da che boomer dire boomer, ques sì, anche. È come se fosse diventato una sorta di aggettivo per chi rimane indietro, no, Sì, e lo sì, siamo sì. un po' tutti perché la Sì, velocità certo. poi Ma poi è io veramente impressionante. un po' di anni fa ho iniziato anche a insegnare, non è la parte principale della mia pratica, è una parte accessoria alla mia pratica, e lo dico e la riferisco alla mia pratica proprio perché, insegnare per insegnare secondo me non è interessante. Insegnare, se questa cosa rientra appunto nella tua pratica artistica, può diventare uno strumento valido per te, perché rientra nella tua e anche per gli studenti, perché non lo stai facendo sostanzialmente per uno stipendio, che peraltro, ahimè, è sempre limitato, ma lo stai facendo perché hai un'urgenza, ti serve, perché poi da artista quello che fai veramente è quello che si inserisce dentro la tua pratica. Tutto il resto, è meno interessante, no. Allora, se l'insegnamento, che non è scontato, riesce a rientrare in questa cosa, è funzionale. È successo nella mia vita, lo è sempre stato, perché anche quando io facevo architettura prima dell'accademia ho fatto per vari anni l'assistente, in qualche misura, per Corrado Levi e agli studenti del primo anno, però a design, non architettura. Quindi quella dimensione che mi è arrivata da lui mi è subito piaciuta tantissimo e allora questa L'hai cosa c'è recuperata. ancora nella mia vita, c'è da tanti anni. Ho iniziato l'insegnamento nel 2007, no, Ah, prima. Sì, 2007, 2007. Sì, sì, okay. e l'ho fatto per tanti anni, poi ho avuto una piccola pausa, poi ho ricominciato, però è costante all'interno della mia pratica e in questa logica, beh, quello è un bell'esercizio, no, per lì, Per mi stare al s passo? No. per consapevolmente rendersi conto dove sei, dicevamo prima boomer e magari non diciamolo più, ma comunque per sentirsi, come dire, indietro, Sì, lì è un contesto ed è un bell'esercizio perché ti senti in maniera più o meno consapevole, ma comunque in maniera funzionale ti rendi conto di dove sei indietro e questa cosa ti aiuta a esserlo meno, no, e avere e hai sempre, con maggiore chiarezza, più presente che cosa tu puoi dare a queste persone, perché è tanto quello che ti danno indietro, ma tu sai sempre di più come e che cosa dargli. Poi delle volte ci riesci benissimo, delle volte ci riesci meno, come tutto, no, anche perché per certi versi l'artista ha quasi la responsabilità di essere davanti o comunque sì, avanti certo. a determinate prospettive Sì, e a dovrebbe essere così. Ma poi sai, sotto certi punti di vista lo si è anche perché d'altronde la maggior parte del tempo è dedicata, e questo probabilmente lo sai anche tu, no, è dedicata a cercare di intercettare queste frequenze, per cui già avere è un lusso sfrenato potersi dedicare alla propria ricerca e lo dico in una maniera proprio, onesta e sincera. Cioè, io sono grato alla vita come momento proprio perché posso dedicarmi in una percentuale alta, non abbastanza alta, non è mai abbastanza, ma alla ricerca. Dedicarsi alla ricerca non vuol dire produrre dei pezzi. Produrre dei pezzi è anche una parte bella del processo e arriva sempre alla fine, ma dedicarsi alla ricerca è spendere del tempo consapevole di qualità nel cercare di comprendere, domandarsi e comprendere quali sono le stanze di un momento o quali possono essere le direzioni. Questo è un miracolo poterlo fare, no, perché, cioè, nel senso non se poi, come dire, alla fine di questo processo tu riesci anche a produrre, ehm, banalmente dei soldi e quindi poterti permettere di concentrarti solo su questo, è anche meglio, capisci? Questo però, non è da confondere poi non so come dire, l'esplosione, incredibile del mercato dell'arte, lì ci sono proprio delle dimensioni disfunzionali. Però non è un tema di morale qua, non è un tema, è proprio di funzionale o disfunzionale.
In questo momento, secondo me, in termini di ricerca, il mercato sta tirando fuori più che altro problemi disfunzionali, cioè non aiuta la ricerca, aiuta la generazione di un mercato sempre più grande, quindi aiuta se stesso, aiuta la produzione di un benessere per determinate situazioni, ma questa cosa non è amica in questi termini, in questo modo, più tanto della ricerca, no? Però insomma, E tu che rapporto hai col mercato dell'arte? è quello che riesco ad avere. Non cioè, è inevitabile che ci deve essere un rapporto, è inevitabile che tu debba essere in grado di avere un mercato. Certo. È altrettanto, è importante riuscire ad averne uno, dicevo prima, funzionale e non disfunzionale, che è difficilissimo. Prima di internet, ma anche a cavallo, cioè diciamo i primi 2000 era più semplice, cioè c'erano probabilmente, non so il numero esatto, però un'infinità in meno di soldi in questo mondo e questo, permetteva una pressione minore e a realtà più intermedie, cioè non le macro, blue chip, gallerie o quelle piccolissime giovani, ma permetteva tutta una serie di sfumature in mezzo, che erano quelle più importanti, dove artisti oramai mid career potevano andare avanti a fare ricerca senza dover trovare il modo di essere aggressivi sul mercato, no, quindi dedicarsi di più alla ricerca. Che non vuol dire che quelli che poi finiscono nelle gallerie blue chip non fan ricerca, non lo so, ci sono quelli che lo fanno e quelli che no, ma non è però adesso non c'è questa possibilità. Prima c'era, uno poteva rimanere magari in seconda linea, in terza linea, dignitosamente, avendo un carico di stress molto minore e dedicandosi maggiormente alla propria ricerca, senza dover tutte le volte in maniera aggressiva imporsi 'sto cacchio di mercato, no. Adesso è molto difficile. Quindi quello che cerco di fare io è cerco di avvicinarmi a tenermi più vicino possibile a quell'immagine, no, quella dove uno aveva un mercato, però le regole che motivavano la propria ricerca non erano principalmente nel far sopravvivere il proprio mercato. Non so come dire. È un po' collegato a quello che dicevi prima tra 2010, 2011 dove anche il come fruivi l'arte, il come l'artista doveva andare a comunicarsi, cioè stava cambiando già qualcosa, che poi ha cambiato sia il mercato dell'arte e magari ha fatto anche intervenire degli interlocutori, i brand, per Mh. esempio, che prima Sì. magari non erano così presenti, No, non no? eran presenti, anzi quando se pensiamo ai primi 2000, quando io già lavoravo e era proprio presa, nel senso, come una roba l'antimateria, no, c'erano proprio ma anche le fiere, cioè io mi ricordo quando le fiere, adesso per dire quando son vecchio, quando le fiere erano un luogo dove gli artisti non andavano, cioè andavano i galleristi, poi sì magari ci andavi, dovevi montare ma non era un luogo interessante. E secondo me son tornate a non essere un luogo interessante. Però ho vissuto anche quella fase dove le fiere, forse per un abbaglio, forse no, chi se ne frega, sono diventate un luogo dove si faceva della ricerca. Erano un luogo, il primo Freeze, per esempio. Ricordo che eravamo tutti eccitati, cioè: "Cazzo, ma allora è diventato un luogo non solo del mercato, ma un luogo dove può proliferare ricerca, possono nascere contenuti e questi contenuti possono essere, come dire, rilanciati, bla". In quella fase prima, i brand erano proprio cioè dire lavori con un brand era come dire: "Mamma mia". In questo momento invece, secondo me ma è cambiato per tutti, cioè se tu riesci cioè non è più cioè è talmente difficile mantenere viva una ricerca che non importa, tu queste energie economiche, questo proprio è una risorsa. I soldi sono una risorsa, non sono niente di più di una risorsa, una risorsa esattamente come l'acqua, l'aria, di cui abbiamo bisogno per fare ricerca. Dove cacchio vai a trovare 'sti soldi? Chiaramente se li vai a prendere, nel mercato nero non è bello, ma se tu stai collaborando con un brand e questo ti mette nella condizione di andare avanti a lavorare per 1 anno alla tua ricerca in maniera più possibile pura, ma va bene, non è più importante. Tanto voglio dire, le gallerie che cacchio fanno? Gallerie peraltro che rispetto, non è che non è una crociata contro le gallerie, e soprattutto quelle di media misura, che sono poi quelle con cui ho a che fare io, perché fanno uno sforzo del demonio per sopravvivere in queste logiche qua di queste fiere folli dove, i costi sono pazzeschi e poi non si vende neanche più. Vabbè, insomma, tutto disfunzionale. Però voglio dire
è proprio importante, è proprio cambiato 'sto mondo, no, e Sì, sì. non Sono i nuovi mecenati, sono dei sì, player in più che aiutano sì, a sì, sì, assolutamente, e non c'è più nessuna stigma, no, nel poi sul fatto che magari, ehm, dovremmo ripensare tutto e allora magari ritornare a dire: "No, allora guarda, i brand a casa, le gallerie van ripensate da zero, si ripa" su quello come piattaforma ci sta come ragionamento, però, fare la morale in questo momento a chi magari, ottiene dei mezzi collaborando con dei brand e questo gli permette magari per 1 anno di dedicarsi alla ricerca vera, secondo me non serve a niente in questo momento. Solo questo che voglio dire. beh, Il interessan ripensamento e avere un taglio critico serve sempre e ci sono dei momenti in cui questa cosa porta a delle derive disfunzionali. cioè l'aspetto critico, Sì, che salta all'occhio, magari il brand, ed è un tema che poi, tocchiamo magari dopo, come tanti altri, che arrivano da altri settori, è come se facessero un tuffo nell'arte mh. per in qualche modo Sì, saccheggiare sì, e alzare sì, sì, no, lo no, ma status magari, no, il loro di un status. Sì, sì, prodotto, sì. di un luogo, di, un album musicale, una rivista, Mh. una copertina di un libro. Però questo, ripeto, è un tema No, che no, ma è vero, magari succede, e succede anche questo, succede tutto. Succede tutto, è come perché la stessa cosa succede con i luoghi deputati all'arte, no, certo, le grandi istituzioni che poi dopo fanno le mostre soltanto perché una determinata potenza economica sta dietro, quindi non stanno scegliendo un programma, seguendo la ricerca e l'evoluzione d'un linguaggio e un processo, sui contenuti, ma semplicemente quello che si possono permettere e sono logiche e sono però in quel caso paradossalmente dal mio punto di vista anche più subdoli, perché sono travestiti certo. e quindi voglio dire, cosa vuol dire? Vuol dire che c'è tutto, il contrario di tutto ed è sempre stato così. Magari Mh, c'è una selezione anche che l'artista fa. il punto è la capacità dell'artista una volta era male, definito male in maniera dogmatica, adesso non lo è più, È no, è un'occasione. un'occasione, dipende poi da con chi, in che modo e via dicendo. Certo che se tu lo fai ed è un processo, come l'hai definito tu, di saccheggiamento si Sì, dice? saccheggio, sì, è come Sì, se sì, di vampirismo sì, estremo, vabbè allora se è anche un errore forse che tu hai dato spazio a 'sta cosa e devi starci attento. certo. Però non è che dall'altra parte, cioè voglio dire le grandi istituzioni sono sempre meno, in Italia poi sono ahimè pochissime, fanno sempre meno mostre. A me piacerebbe avere, una mostra in un museo dietro l'altra, con la produzione e la pubblicazione dietro l'altra. 2 l'anno, ma non uno dietro l'altro, basterebbe 2 1 l'anno anche. Ma Sì, chi sì, 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 cacchio sì, ce sì, l'ha una mostra in un'istituzione all'anno in Italia? è Chi vero. cacchio ce l'ha? 1 all'anno, non 2, non 3, non 5. È E quasi qui inevitabile il come certo, cacchio la fai la ricerca? Cioè, e questa ricerca deve avvenire per imposizione delle mani? No, devi pagare lo studio, devi pagare i materiali, devi come la facciam 'sta roba qua? Allora ci sta a ripensare tutto, ma allora ripensiam tutto però. Non facciamo della morale spicciola, che non sto dicendo che tu lo fai però, anzi, ma l'ho sentita varie volte: certo. "No, no". Allora no, va bene, ma certo, ma va benissimo, caspita, ci mancherebbe. È il mondo proprio del ripensamento e della l'utilità, della capacità di adattarsi, come dicevamo prima, a questo. Quindi adattiamoci, trasformiamoci, però veramente non che, insomma, siam capiti. Sì, secondo me stiamo ruotando sempre attorno alla parola chiave di questa puntata che è Eh, consapevolezza. bravo. Quindi No, cioè è un po' questo. consapevolezza. Abbiamo toccato anche il tema della comunicazione che, mi fa venire in mente una frase di Garutti che probabilmente ci diceva ogni 10 minuti, che l'opera d'arte è, 50% quello che vedi e 50% come la comunichi. Questa percentuale che, tra l'altro applicata su diverse cose del quotidiano, diventa molto divertente. Nell'arte è ancora così in generale e per quanto ti riguarda?
Sì, cioè credo che adesso, senza definire delle percentuali, che è chiaramente un esempio per definire delle polarità. Sì, credo che sicuramente penso che sia ancora così, ma penso che sia sempre stato così. Cioè, non produciamo mica degli oggetti. È chiaro che produciamo anche degli oggetti, cioè c'è un'emanazione fisica, materiale, è il termine di un processo molto più lungo e più complesso, diventa un corpo. Viviamo in una dimensione materiale, alla fine diventa un corpo. Poi mica sempre, no, l'arte concettuale, e non solo, ce l'ha insegnato, però anche lì è la negazione del corpo, è sempre il corpo il punto, perché siamo in questa dimensione. Quindi è importante quello, va onorata e celebrata, no, la presenza fisica e rispettata dell'opera. Però non sono oggetti, son dei processi molto più complessi quelli per cui delle volte saperlo contestualizzare, e questa è una cosa che c'è dalla notte, anche questa della notte dei tempi, no, dove ti posizioni. Altre volte è proprio la tua capacità di, non tanto di produrre questo oggetto, ma di, mhmm, shiftare la percezione di chi lo vede, no, generando quindi, dando delle informazioni, comunicazione, che permette agli altri di percepire quest'istanza corpo in un altro modo. Allora l'opera in quel caso è la tua capacità di cambiare il processo percettivo, no, però lo fai attraverso questo pivot che fa come dire, fa proprio da pivot, no, ti serve come corpo per poi generare invece una trasformazione della percezione. È molto generico quello che sto dicendo, perché, è difficile dire una cosa che si applica a tutti, però credo che sia abbastanza chiaro. È assolutamente così. Ma io sono convinto che è sempre stato così. Cioè gli artisti si sono sempre occupati di, mhmm, portare, cioè materializzare qualcosa che non c'è, tant'è che si parla di visione dell'artista, no, la visione che cos'è? È, intravedere qualche cosa o percepire, come dicevamo prima, qualcosa che non è presente o che magari è presente potenzialmente, ma che ancora non è qua, perché se no è copia o riproposizione, che pure può diventare interessante, ma quando si definisce la visione dell'artista è proprio avere una visione, cioè in un contesto complesso, essere in grado di identificare qualche cosa che non c'è, o identificare delle urgenze piuttosto che delle mancanze, e dare un corpo a queste mancanze, a queste urgenze, bla bla bla. Quindi è sempre stato così, secondo me, no, e anche tutta la dimensione spirituale. Credo che sia molto spirituale come processo quello dell'arte. E quando dico spirituale lo dico, in un'accezione profondamente laica, non che ci sia, niente di male o di bene nel non essere laico, però dico quello che vivo io, no, non è un spirituale che fa parte di nessun territorio di credenze, non mi riferisco a nessuna chiesa, mi riferisco alla capacità dell'uomo di trascendere la sola esistenza materiale e il solo procedere all'interno di questo mondo materiale come elemento. E ben di più, l'artista ha sempre fatto quello, no, la visione dell'artista appunto, no, uno è in grado di connettersi con delle, ehm, frequenze altre, percettive, no, che poi in un mondo, in determinate situazioni quelle possono essere, interpretate come quello che vuoi, non importa. Quello che importa a me è che esiste una quantità, una complessità, una quantità, uno spazio quasi immenso, che non è quello mio, personale, e di tutti di conseguenza, che non è quello che viviamo materialmente. Quello è il luogo dove che ha uno spazio e quindi un tempo diverso. Quello è il luogo dove, avviene proprio la ricerca artistica, dove avviene proprio il processo e il risveglio di coscienza di cui parlavamo prima. È lì che avviene, più che a livello materiale. Quindi, come può l'opera, come oggetto, ess e basta, essere portatrice di tutta questa complessità? È impossibile, no, è impossibile. È chiaro che lo è nel range di frequenze in cui la materia si manifesta, ma è molto di più, come siamo molto di più noi come individui. Per veicolare tutto questo, è chiaro che esiste una parte di mediazione nel mondo dell'arte, di cui però fanno parte anche i social, Sì. che rispetto a il pensiero dell'opera, la spiritualità, sembrano quasi una barriera, Mh.
Come li vedi? Sono uno strumento, son È tutti sempre strumenti. uno Son strumento. tutti strumenti. L'intelligenza artificiale è uno strumento, quando nel 99 la l'arte digitale era uno strumento, cioè la grafica 3D, adesso non è un problema ovviamente, no, però al tempo, madonna come è uno strumento, è come usi lo strumento il punto. È una banalità quella che ho detto, però non è banale capire come Io usarlo in sono maniere d'accordissimo anche eh. perché, credo che l'arte sia l'unico, ti direi, settore Mh-mh. dove non c'è la paura nel progresso. Cioè ogni cosa che arriva viene assimilata dagli artisti, dal mondo dell'arte e fatta propria per regalare in qualche modo, qualcos'altro, produrre Sì, ma anche qualcos'altro, proprio dare un pensiero. ma anche per curiosità, anche per curiosità dell'artista, cioè io mi approccio alle cose per curiosità e quando questa curiosità che inizia a venire a mancare, che è un problema, la curiosità poi quando è pura è proprio, come dire, sfacciata, non ha morale. Non ha morale, può non ess può non può essere scomodo in certe situazioni, ma non ha morale, non ha corrente politica. La curiosità è curiosità e quindi va verso le urgenze che sente. Sto cercando di rimanere neutrale, ma perché non ripeto, perché non c'è ci sono certe situazioni dove la curiosità ti porta anche in territori, come dire, controversi, Sì. ecco. E parlando di progresso, io ho fatto una full immersion ovviamente su tutto il materiale che c'è tuo online, tra interviste eccetera, e una tematica che esce fuori, che è poi uno dei temi anche della tua ricerca, è la velocità. E tu spesso, descrivi la velocità, come una fase di stallo, no, mi è venuto in mente un po', una metafora che è la ruota dei colori, Mh. banalmente, dove questa velocità nel ruotarla produce il Appiattisce, bianco, sì, sì, no, appiattisce. quasi mind blowing Mh. questa cosa, ma è un po' quello che viviamo oggigiorno rispetto alla nostra identità che vive magari quel tipo di progresso, di velocità come una fase di stallo. Beh sì, la velocità di per sé è come tutti gli eventi, ripeto certe cose di più, ma meglio, così arriva meglio il messaggio. È neutrale, nel senso che, è come, viene usata nello specifico dal consumo, la velocità in questo momento che produce uno stallo. Cioè, c'è talmente una nevrosi nell'accelerazione, è che questa accelerazione è un'accelerazione talmente costante che diventa non è più percepita, perché cosa fai quando per percepire l'accelerazione te fermi e riparti, te fermi e riparti. Allora percepisci l'accelerazione, dopo un po' se no non la percepisci più. Allora, detta così sembra come dici: "Ma come? Vado, mi devo fermare". No, però è proprio come funziona secondo me anche il processo cognitivo, perlomeno come funziona il mio, quando funziona bene. Ci sono momenti di grande espansione dove ti allarghi, quasi ti vaporizzi, ti allarghi a macchia d'olio e la tua identità si sgretola, si polarizza, che devono però alternarsi, però raggiungi un territorio più ampio, che devono però alternarsi a momenti di grande intensità, dove riporti indietro tutto e hai il modo, spazio e tempo, elementi che la velocità quella di cui stiamo parlando adesso, quella, non amica, ci toglie. Momenti appunto dove uno deve ritornare indietro e dire: "Oh, adesso mi prendo lo spazio e il tempo per comprendere questa cosa qua". Ci sono proprio dei ritmi, delle pause, devono esserci delle pause. Il consumo, il mercato non ne dà, ma tutti i mercati consumo e ripeto, non lo dico in maniera non c'è nessuna morale in quello che sto dicendo, è proprio un problema tecnico in questo momento. Non ci sono per esempio, quando parlavamo prima dell'arte, il sistema dell'arte del 2000, fine '90, primi 2000, aveva un sacco di momenti lenti, dove, scendeva un po' la catena, ma eran momenti, ehm, congeniali al ripensamento, all'evoluzione critica, la capacità di cristallizzare quelle informazioni in un sapere, non rimanere in sospensione, tutto sempre in sospensione. È vero, c'è molta più roba, però insomma io personalmente, qui il mio cervello pre-internet, sento l'urgenza
ogni tanto di ritornare, no, e dire: "Boh, ma adesso facciamo un attimino di come dire, di ricognizione di quello che del territorio vastissimo che abbiamo toccato", a patto che sia vastissimo, poi vastissimo è un punto di vista. E quindi c'è bisogno di queste frenate, chiamiamole frenate, no, insomma. La velocità costante, che invece è quella di cui stiam parlando, non ce lo permette, no, e se anche anzi è quello che poi a me dà fastidio che è sinonimo di positivo. "Cazzo come sei veloce." Mica è sempre buono esser veloci. Cioè è buonissimo esser veloce quando serve, è fondamentale essere in grado di accelerare, ma non è importante andare sempre al massimo. Schioppi, cioè Secondo te il tuo percorso è stato veloce? Rispetto al raggiungimento magari di il mio percorso all'inizio è stato molto veloce, ma poi ha subito non per mia scelta, anche delle frenate brusche che sono state vitali. È proprio a quelle a cui mi perché riferisco. arrivi alla biennale dopo, boh, Pochi a 6 5 anni mi 5, 6 sembra. Sì, boh, mi ricordo, cioè una roba del comunque genere. vabbè, comunque non Sì, è una però mi sembra no, abbastanza perché era la Biennale 2004, no, 4 5 anni, 5 anni. cioè ti direi, col senno di poi, che Sì. è "veloce" tra No, virgole no, è veloce, adesso poi succede 'sta roba qua regolarmente. Però, sì, però poi dopo invece, crisi del 2008, 2009, 2010, quegli anni lì che sono stati horror vacui e da lì non ci siam mai ripresi. Comunque in quel caso proprio tutto l'Occidente e tutta l'idea di progressione verso il futuro e di fiducia legata a questa progressione verso il futuro è venuto a mancare, perlomeno nella mia consapevolezza, nel mondo in generale, ma nella mia consapevolezza. Cioè si è sgonfiata con l'esplosione di quella bolla lì dell'economia americana legata al debito e tutta certo, dai mutui. e ai mutui e tutto. Quella cosa lì è implosa, ma è imploso il sistema capitalistico definitivamente. È chiaro che era una bolla che gonfiava, quindi il problema ha le sue radici molto prima. Però Certo. lì è proprio stato sbam, lampante che quel sistema su cui si basava poi la nostra economia, e l'economia è diventata l'unica dimensione espressiva della nostra società. È drammatico, ma è così, l'unica. Perché va bene che ci sia, c'è sempre stata, non penso che non ci debba essere, ma non può essere l'unica. Adesso tutto è, definito dalla capacità di generare un mercato o meno. Non Tu dici era anche l'opera d'arte qualsiasi in sé, certo, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. qualsiasi cosa, il corso di Se non studi che fa, monetizza non qualsiasi ha cosa. Non era proprio così, c'erano un sacco di sfumature in mezzo, cioè c'erano proprio anche perché c'erano molti meno soldi, vivaddio, in ballo. Quindi c'era, capito, più spazio perché uno dicesse: "Vabbè, eh". Okay, per lui non fa una mazza, non monetizza, però minchia, guarda che lavoro incredibile. Ma adesso lo slot di quell'artista lì, generico, inventato adesso, che non monetizza, ma che sta facendo un lavoro straordinario, se lo prende quello che è invece in grado di, in maniera, mass mediale, generare un mercato, non per forza, ahimè, sui contenuti e sull'evoluzio non per forza sempre sui contenuti e sull'evoluzione d'un linguaggio, ma principalmente sulla capacità di produrre dei danari. tu come arrivi a quella biennale? Inteso proprio come Male, arrivo Patrick, ma no sche come impreparato, impreparato. Ma impreparato non per colpa di Massimiliano Gioni che era il curatore o del mio padiglione che poi era il Padiglione Italia e neanche di, Francesco Bonanni che era il curatore della Biennale. Arrivo impreparato come uno di quell'età lì arriva alla Biennale. Poi ripeto era un mondo che, internet c'era ma lo usavamo veramente poco comunque, perché internet è il '93 l'esplosione, ma la verità è che prima del 2000 cioè uno mandava una mail alla settimana per il brivido di mandare una mail. In quegli anni, già 2003, 2004, iniziava a essere uno strumento, però era uno strumento che andavi negli internet caffè, è cioè vero, è una roba proprio che ti prendevi è vero. e quindi non è che quindi non c'era tutta questa comunicazione. Siamo arrivati impreparati, felicemente impreparati, quindi è stata una bordata, in termini di esperienza e anche di problematiche. Il lavoro che ho fatto rimane un lavoro importante, ma, col senno di poi era in qualche misura sovradimensionato rispetto alla situazione, cioè, e lì ho scoperto anche fondamentale, esperienza fondamentale, come tutte le esperienze, che si fanno, ho scoperto anche alcuni tratti distintivi molto limitanti della mia pratica e del mio procedere, non tanto della mia pratica, no, per cui, no, insomma, l'esigenza poi di avere sempre
delle produzioni così complesse, tutta una serie di cose, no, Cioè hai sentito un no, passo ho più detto lungo. ma più che il passo più lungo ho detto: cazzo, sta roba qua pensavo che andasse in un modo, è andato veramente in un altro." Interessante, cioè nel senso anche con i lati negativi, però interessante. Che ha E slanciato un limite che è magari ricerca, certo, è certo. ricerca. Era ed era ricerca. Quindi sono arrivato impreparato, ma è stato fondamentale. Poi in termini di, ehm, carriera, posizionamento, strategici, mettiamola così, mai stato un grande stratega, ma in termini strategici era perfetto, no, La tua prima opera coincide con la tua prima mostra? pensando. Allora, la prima mostra personale no, ho fatto delle altre opere prima, poche, però poche. Cioè, un po' di cose le ho fatte Che hanno visto luce? che hanno visto luce e che però sono finite in dei magazzini segreti perché Okay. che hanno visto luce, ma non in un contesto di una mostra, hanno visto luce, son stati presentati e che dicendo però la prima opera vera e propria che forse definisce la mia ricerca è La famiglia, una foto che ho presentato per la prima volta in aula da Garutti, da Alberto, e poi dopo è stato uno dei pezzi che era nella mia prima mostra personale, organizzata nel '99, che però ho fatto nel 2000, allo Studio Guenzani. In quegli anni lì erano gli anni della grande fotografia, tante grandi foto stampate grandi con delle, soprattutto in Italia, e non solo, però con delle grandi cornici, cioè con delle belle cornici che avevano un corpo, che diventavano un'espressione fisica, quasi una dimensione scultorea della fotografia, e che peraltro a me piacevano. Un artista che stimo tantissimo, stimo tuttora, stimavo tanto allora, che era che forse questa cosa qua la faceva meglio di tutti, era Giuseppe Gabellone, e adesso nel senso è ancora un grande amico e lo Anche un stimo mio ancora molto. compaesano di Brindisi. Esatto. Però io lì, non tanto perché non mi piacesse, ma anche per cercare una dimensione espressiva un po' diversa, ho detto: "Dai, cerchiamo di dargli", volevo una foto molle. Non avevo Mh, ancora visto certe ricerche di Wolfgang Tillmans, che forse non aveva ancora fatto, no, okay, però volevo una foto molle, volevo attaccare una foto di largo formato, quindi erano quasi 2 metri, gigante come quelle che si facevano in quel momento lì, per cui che ti costringevano a confrontarti fisicamente con l'immagine, però molla, no, che okay. avesse un corpo diverso, avesse una fisicità, una dimensione un po' scultorea che riempisse lo spazio. Quindi avevo trovato questo materiale, foto peraltro non digitale, perché non c'era foto, cioè c'erano, ma eran ancora delle robe agli albori, e avevo trovato questo materiale che si chiamava Lactoflex, quindi c'era questa Okay. cosa molla così che chissà com'è, adesso io è tanto che non ne vedo una, chissà come, perché anche lì come invecchiano 'ste cose. Non ne ho stampate mi sembra 3 di quelle lì, e sono finite in delle collezioni, chissà chi ce l'ha. Vabbè, dovrei Vabbè, saperlo, chissà. no, dovrei saperlo, ma non lo so. Volevo aprire una parentesi su una tua pratica. Sì. Ma ti cito, diciamo un'opera che mi sembra proprio la fase più estrema di questo Ah. riferimento, che è, Mike Bigelow Ah-ah, con Nota Warhol, ah-ah, dove lui inserisce all'interno di uno spazio nel 2005, le Brillo Box di Andy ah-ah, Warhol. Esattamente lo stesso numero mh-mh, che aveva inserito Warhol. Per Warhol ovviamente non era era una casualità quel mh-mh, numero, no, quindi, in qualche modo Mike andava a replicare mh-mh, esattamente, quindi a sottolineare altro, no, altri elementi che non erano importanti, per Warhol, e fa una pratica che poi, era già stata ampiamente, portata alla luce da Duchamp, eccetera, ah-ah, quindi arte che guarda arte. Ed è una cosa che, ritornando al discorso di prima, porta grande rispetto, no, tra gli artisti. Cioè l'artista che va a prendere un'altra opera e la fa diventare qualcos'altro, è una forma di grandissimo rispetto all'interno del mondo dell'arte tout court, ma, come dicevamo prima, all'esterno poi diventa quel saccheggio lì. E tu lo fai perfettamente anche con una sorta di, sacralità diversa, mh-mh.
perché quando porti No Space No Time, Pink Leman, cioè sono riferimenti alla pietà, ma sono veramente qualcosa di completamente diverso, e sarà anche magari la tua matrice pop che li rende, in questo modo, ma io vedo qualcos'altro e percepisco l'aura, delle opere dalla quale te li Provengono, fai sì. provengono. Beh comunque è sempre così, cioè gli artisti è un linguaggio, è l'evoluzione di un linguaggio. E questo lo dico anche tantissimo agli studenti quando, no, nel corso degli anni mentre si evolve, si cresce. Non è problematico guardare, bisogna guardare. Questo cioè, non so come dire, conoscenza e condivisione di conoscenza il punto. Quindi tu produci e ributti dentro. Va benissimo, è fondamentale avere dei riferimenti, è fondamentale, cibarsi di questa cosa, è altrettanto fondamentale cercare di produrre un avanzamento però in questo linguaggio, no, insomma, per cui che si vedano, cioè che l'arte come dire, sia nutrimento per l'arte è giusto e normale, non solo, non tutto può essere nutrimento per l'arte, però in questo caso che questo processo avvenga, è un processo virtuoso e positivo. Lo è nel momento in cui poi produce un avanzamento, no, una trasformazione o nel linguaggio o nel risultato. Aggiungere è sempre importante aggiungere qualche cosa e non c'è niente, anzi, e non va mai mascherata questa cosa, va celebrata perché è proprio fondamentale, è per quello che lo facciamo. È perché tu arrivi a un punto, ributti dentro questo risultato e questo tu speri, ti auguri profondamente che questa cosa possa servire a qualcun altro per aggiungere un pezzettino. Questa cosa qua è una come dire, una tensione molto bella, no, di comunità, no, di gruppo, no, ci si sostiene in questa misura, in maniera inconsapevole, non lo so a chi arriverà questa cosa, ma l'idea che possa succedere, già solo l'idea motiva, positivamente il mio sforzo, no, e questo è valido anche quando uno dice: "Cacchio, quest'idea qua l'ho avuta io", che è un classico, no? A parte che, nel senso, 2 lavori non saranno mai identici, mai. Impossibile, a meno che tu non stia facendo una copia. Allora Certo. è un'operazione di natura concettuale sul linguaggio dell'arte, allora però è un altro processo, ma quando uno dice: "Cazzo, ha fatto la roba che ho fatto io, sto pensando io", ma è un dono, vuol dire che siamo sintonizzati su delle frequenze simili, vuol dire che c'è un'urgenza, che in qualche modo percepiamo, vuol dire che quasi come ci fosse un entanglement, non tra le nostre particelle, ma tra i nostri procedere artistici, stiamo, anche se distanti in spazio e tempo, stiamo procedendo su un qualche cosa di simile. Bisogna sostenersi, bisogna per quello che io ricordo che mi è capitato nella mia esperienza di vivere, per dei periodi in varie città, no, tra cui anche New York, non tantissimo, però 1 annetto e mezzo, che è una città che, generazionalmente ho amato tanto, la mia generazione ha amato tanto. Io personalmente anche, seppure sono riuscito a viverci per poco, ci sono andato infinità di volte, però viverci poco. Però ero l'unica cosa che non amavo era questa chiusura degli artisti, cioè andare in uno studio di un altro artista, madonna, dovevi perché c'era questo discorso qua di te non A so New se York? sì, Mh. non so se te lo faccio vedere quello che sto facendo Mh. veramente, ti faccio vedere cioè per questa roba qua proprio di come dire, Gelosia? ma non tanto gelosia, Paura che ci paura, sia paura che ci sia, no, s cazzo sono su una roba, devo essere il primo a fa 'sta tutta una nevrosi che non ha assolutamente senso con la ricerca e con il procedere e con l'avanzamento del sapere, okay, cosa che per esempio a Berlino, altra città dove ho vissuto invece tanti anni, non percepivi. Non c'era chiaramente a Berlino, a differenza di New York, non c'era neanche un milionesimo delle possibilità, no, perché a New York poteva la tua carriera e il tuo mercato esplodere, ma non solo il mercato, anche la tua carriera. A Berlino, anche se andava molto bene alla fine, per cui forse ancora una volta questa condizione di relax e maggiore centralità presunta generava però invece dei contesti di ibridazione, di scambio e di ricerca molto più prolifici. Quindi, tornando alla tua domanda, è sicuramente un bene che le cose come dire, si sovrappongono l'una all'altra e va celebrata questa cosa,
è importante però che diventi un motivo di evoluzione, non di, come dire, vampirismo, come Sì. Sì, dicevamo sì, 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 prima. sì, sì, sì. Anche la famiglia, Sì, gli amici, in qualche modo entrano nella sì, tua ricerca, sì. ma è per esigenza e per sostenerti nella tua cioè averli vicini, Beh, cioè qual è il all'inizio era sicuramente in buona parte questo, però in quel caso consapevole. Cioè io mi son okay, reso conto consapevolmente, anche se ero molto giovane, che questa cosa che era una mia urgenza, una mia necessità, neanche un'urgenza, però aveva a livello proprio teorico, un valore che invece poteva raccontare qualche cosa. Cioè raccontare una comunità e non un singolo, anche se poi è evidente che il lavoro aveva il mio nome, però il tentativo era proprio anche di giocare sul concetto stesso di, autorevolezza o meno di authorship più che autorevolezza, no, no, insomma, appartenenza a uno a un altro di un'idea. E era fondamentale questa cosa qua e con abbastanza consapevolezza mi sono indirizzato. Col tempo è cambiato, nel senso che poi per un lungo periodo, questa cosa è stato il punto, poi si è stemperata fino a che poi, ho vissuto tanti anni proprio una dimensione proprio invece di studio, molto più introspettiva e anche molto più, complessa, anche meno felice. Ma felice inteso non perché io sono sempre felice come se fossi rincoglionito, ma tendenzialmente la ricerca, il mio lavoro, grazie a Dio, mi regala una felicità di fondo, anche, nei suoi momenti più complessi, che sono tantissimi, la complessità di sopravvivere anche. Però, sono grato alla possibilità che ho di potermi esprimere, no, all'interno di questa dimensione. Ma ci sono stati dei momenti in cui era un po' meno felice in questo senso, c'era proprio un peso quasi, no, che sono momenti fondamentali per l'evoluzione di un artista secondo me. Cioè il affrontare dei fallimenti con delle virgolette immense, perché poi in maniera retrospettiva è stato questi fallimenti sono stati la motivazione per cui si è definita con chiarezza la mia identità. Per me stesso, non nel mondo. Ma chi cazzo se ne frega del mondo in quel momento, è a te stesso che devi cercare di parlare più possibile, no, poi di conseguenza se sei in grado di stabilire un rapporto sano e forte con quello che è la tua identità, poi dopo ti manifesti nel mondo in maniera abbastanza naturale e più tranquilla e sei anche più disposto, incline a fregartene se poi questo mondo ti accetta o meno. Più o meno, poi è chiaro che a prendere calci nel culo dal sistema non piace a nessuno, però sei meno in balia di questo sistema, quando passi questi momenti invece di grande, introspezione, che sono molto spesso, in concomitanza con momenti non particolarmente felici e di come dire, vittoriosi in termini di carriera o esatto, sono cosa significa fallire in quel senso? significa infatti non è un fallimento, anzi è una grande possibilità, era quel rapprendersi in una forma più sintetica, di cui parlavo prima, no, però eran dei momenti dove a un certo punto, siccome è molto capriccioso, è sempre più capriccioso, questo sistema, è sempre più in base alla tua capacità di alimentarlo, no, ehm l'interesse per l'interesse sostanzialmente. Ci sono dei momenti dove se uno non è molto bravo nel fare questa cosa, a poco si perde l'interesse, no, e quindi iniziano banalmente a non chiamarti più, no, e questa cosa qua, se viene da momenti invece di grande attenzione, è una bella sberla. Mai stata sberla più importante e valida in termini di crescita. Quasi fisiologica e necessaria. Non lo so se è necessario non nel senso non sto augurando alla gente di avere dei momenti No, però negativi. è Pe quasi assimilata l'idea che il fallimento se sia un ingrediente Sì, quasi, però no? è quasi assimilata a livello teorico, a livello, linguistico, ne possiam parlare. Poi però non lo vuole nessuno, perché il fallimento inteso in quel modo lì vuol dire che per 1 o 2 anni non ti si incula nessuno veramente, se no non sei nell'angolo di dover dire: "Ma io che cazzo sto facendo sul serio?" Perché finché c'è qualcuno che ti dice che sei bravo, che alla fine dici: "Vabbè", anche se hai dei dubbi non sei costretto.
a affrontare questi dubbi, perché lo fai magari anche solo perché gli altri lo fai per gli altri, ma non in senso in una dimensione, in un'estensione altruistica. Semplicemente dici: "Boh, cioè, questa cosa finché mi viene richiesta la faccio". Quando invece hai quei momenti, e che non sto augurando a nessuno, però di positivo in quei momenti c'è che o tiri fuori delle, ehm, urgenze vere tue e la tua vera ragione per fare questa cosa, oppure nessuno te chiama più, quindi che ragione c'è? Molli. Allora quelli sono momenti dove uno fondamentali, preziosissimi, ripeto, che non auguro a nessuno, ma non perché siano un dramma, perché non è che sto augurando a uno di Certo. avere un periodo di vacche magre, come un paio di volte mi è stato detto, ma comunque. Ma nel caso arrivino queste vacche magre, non sono per niente magre, sono grassissime, mettiamola così, su altri temi, cioè la capacità di andare in un viaggio più di introspezione, di comprensione, di valutazione della propria identità, di come si è arrivati fino a quel punto, di quali sono. Oh, ma è tanta roba, cioè, e sono momenti dove hai lo spazio e il tempo, perché ahimè ti chiamano meno, finalmente per comprendere quello che hai smosso fino a quel momento lì. Quindi sono fisiologici alla ricerca. Adesso sono vissuti come una iella, ma non lo sono. Ma in quel momento c'è stato un click o è stato gradualmente No, è poi stato all'inizio orrendo, cioè proprio orrendo, ed era proprio quello che serviva. Se no non ti svegli come dire, dal sonno del sistema, e no? poi per svegliarti anche lì graduale, No, lì interiorizzazione o no, lì più o meno graduale, no, quando finalmente c'è stato un cambio energetico, non so come definirlo, sì. un paradigma differente, poi è stato abbastanza semplice e veloce. In quella fase lì, sono subentrate anche tante altre cose, tante cose che erano parte della mia vita, ma che avevo lasciato, invece più in disparte. Sono entrate delle pratiche anche, no, come, no, insomma prima parlavamo di spiritualità, c'è un'attenzione a una dimensione meno materiale dell'esistere, anche perché c'era meno materia da smanazzare, non so come dire, no, per cui era anche una necessità. Quindi, ripeto, sono veramente grato a quella come possibilità. Era una possibilità che all'inizio mi sembrava, un incubo, ma che era un evento neutrale, che aveva una sua possibilità, anzi profondamente positiva in quanto è neutrale. Poteva manifestarsi e, grazie a Dio, è successo, no, nel senso che poi a un certo punto ho detto: "Ma io sta roba qua, per chi cacchio la sto facendo?" Cioè la stavo per chi la stavo facendo e per chi la voglio fare questa cosa. Visto che non è che sembra interessare poi così tanto. Poi ripeto, e lo dico anche un po', sono sempre stato molto fortunato io in verità, ma è un attimo, sedersi su quelle cose lì, no, e volere sempre più attenzione, no, e quindi non importa quanta attenzione in meno hai, è il cambiamento che serve, no, se uno dice: "Ma a me basta 5" e tu avevi già 50 anche nel tuo momento peggiore, non importa. L'importante che cosa vuol dire 5 e 50? Chi se ne frega. L'importante è vivere un'esperienza dove sei in grado di mettere criticamente la tua figura sotto, come dire, una nuova luce, okay? E parlando di spiritualità, Mh-mh. credi in Dio? Allora, credo che non esista a livello stereotipato questa figura di Dio intesa come una forma alternativa. Credo che sicuramente esistono delle frequenze molto più alte dove noi ci manifestiamo altrimenti a quella attuale e basta, e dove probabilmente lo spazio e il tempo non sono più un limite, magari non esistono più, e dove quindi la distinzione tra me e te è molto minore, quindi in qualche misura dove convergiamo tutti in un'energia più ampia, chiamiamola Dio, chiamiamola Sfruz, non importa. Credo sicuramente che esista qualcosa altrimenti a questo, che va pure, proprio perché esiste qualche cos'altro, celebrato e rispettato, no, non è che questo è cacca e quello è top. Credo che non esista un al di là, è tutto al di qua, ma c'è un cambio di frequenza, okay?
Quindi è difficile definire Dio, nel senso che si presta a delle semplificazioni e a delle banalità, a degli stereotipi. Penso che sia stato importante fino a qui tutto il lavoro fatto da un sacco di chiese, definiamole chiese, territori di credenze. Credo però poi che non esista un territorio di credenze vero, se non un tendere verso questa fonte di energia più. Però prove di questa cosa non ne ho, ma non me ne frega niente. Cioè, esattamente come non ho prove che un'idea, un una percezione, come dire, quando sai vedi una roba dici: "Cazzo, quella 2 materie assieme, che cazzo di prove hai che quella cosa lì?" Uguale, però vai, non vai per le se hai delle prove, è proprio quello il bello, vai quando non hai delle prove, se no che cacchio di visione è, se vai dove sai già. Vai dove non sai, dove c'è da scoprire. Io credo, con lo stesso tipo di sincerità e anche naivete, che ci sia qualche cosa di più. Poi magari siamo tutti semplicemente materia e quando mi sgretolerò, però tutta la vita che ho vissuto come materia l'ho vissuta percependo questa tensione verso un altrove e se so stato meglio, ben venga. Risaliamo sul Sì. suolo terreno. Hai fatto un viaggio Mh-mh. in Cina-India 2006, Sì. 2005, 2006. 2005. Sì. 17 sculture sono venute fuori, no, da quell'esperienza. In questo momento che viaggio dovrebbe fare Guarda, sai la che è tua pro ricerca? sai che è proprio un tema che mi sto domandando, perché l'anno prossimo facciam 20 anni da quel Okay. lavoro lì. Quindi, ero lì che riflettevo e dicevo: "Cacchio, son passati 20 anni e ovviamente il mondo si è totalmente trasformato." Mi piacerebbe tanto rifare per Stiamo fa spoilerando quindi. no, 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 okay. no. No, sì, stiamo spoilerando, Okay. ma non c'è nessuno spoiler, cioè nel senso è un bel tema. Mi piacerebbe tanto rifare quel viaggio, non magari proprio quel viaggio, ma ripetere quell'esperimento, però chiaramente mettendo delle condizioni totalmente diverse, essendo passati no, non che se ne passano 19 non lo puoi rifare o ne passan 21, se ne frega, però il fatto che ne passino 20 è una porzione di tempo talmente ampia che ti mette nella condizione di poter, registrare in maniera magari più sensibile determinati cambiamenti, che sono proprio curioso di registrare. Sicuramente, cercando di rispondere un po' alla tua domanda, non sarebbe più un viaggio fatto in quel modo. Magari non è più un viaggio fatto in aereo, per cui, ehm, volando puntuale da un posto a un altro, ma magari è tutto un territorio a terra, faccio un esempio, per cui dove ogni singolo passaggio è fondamentale. Magari non è fatto su una specie di velocità, perché lì uno degli elementi che rappresentava quel viaggio era la capacità in un tempo, ristretto, che poi so stati 3 mesi, di vivere tante esperienze diverse, no, proprio per portare alle estreme conseguenze quest'idea di globalizzazione, villaggio globale, con un taglio veramente critico nei suoi confronti, ma volevo vedere quando arrivava la perdita del centro, in che momento, che cosa doveva succedere e come si manifestava questa perdita della nostra, no, capacità di geolocalizzarci in un luogo, no, e che cosa questa cosa portava di positivo e che cosa di negativo. Esperimento puro. Che effettivamente si è manifestato poi, con una quota e una quantità appunto di informazioni altissima, no, perché fai una ecco, adesso mi piacerebbe tanto rifarlo, però ripeto, credo che la domanda non avrebbe più su quel tipo di velocità, ma anzi sulla capacità di come riuscire, rimanendo funzionali al nostro mondo, a rallentare, cioè a mantenere un'intensità più che una velocità. E magari facendomi delle domande su un dualismo possibile, ma questa è una banalizzazione, forse, però tanto per capirci, non riesco a semplificarlo, meglio, però è più su che cosa intercorre in termini di energia tra, ehm, una dimensione spirituale, per come l'abbiamo definita adesso, e invece una dimensione più tecnologica, che è un po' il frutto della scienza, no, sembrano delle volte queste 2 cose essere proprio quasi 2 mondi diversi. Io credo invece che nella capacità di trovare una unione tra queste 2 cose, e
bisogna togliere un elemento, il mercato, un'altra volta, perché poi dopo è un bias talmente grosso che incasina tutto. Però la capacità di trovare un dialogo tra queste due realtà, allora magari un viaggio fatto a terra, poi magari no, non è a terra, però voglio dire un viaggio dove parto da un punto e arrivo a un altro e faccio tutto quello che c'è in mezzo, che è l'opposto da quello che ho fatto prima, e dove in questo percorso cerco di trovare delle condizioni utili a pormi delle domande di questo tipo, potrebbe forse essere interessante, non lo so. Che è quasi in contrasto con, i periodi. Sì, ma Cioè in che senso dici? nel senso che nel 2006 viaggi, in quel modo e Sì. adesso Ah, dopo sì, sì. 20 Ah, anni, sì, sì. dove ovviamente è cambiato Tutto, tutto, sì. la prendi in maniera diversa, un approccio diverso, quindi Totalmente diversa, perché era proprio, cioè io lì, che ne so, banalmente, mi ricordo che uno dei delle molle, ma una delle tante molle, era stato proprio leggere Bauman, Zygmunt Bauman, no, insomma questa idea di un'esistenza liquida dove, un'identità e un'altra si fondeva, insomma adesso non voglio fare la semplificazione, un tanto al chilo, però era una referenza un reference, scusami, importante quella cosa lì, no, e quindi ho detto: "Cazzo, vediamo cosa vogl", poi ero proprio curioso di vedere che cacchio stava succedendo in Cina, perché voglio dire, io c'ero già andato in un altro viaggio, a cavallo tra il '99 e il 2000. Però stava esplodendo, no, quello che poi è successo. Nel senso, io lì anche lì internet era meno presente, le vedevi meno queste cose, cioè dovevi fisicamente andare nei luoghi, no, e adesso c'è meno quest'urgenza, o forse c'è ancora di più quest'urgenza, perché, visto che sembra che tutto succede dappertutto, invece no, poi tutto lo spazio e tempo che impieghi per fisicamente, quindi rendendo onore alla materia, per raggiungere un luogo, se è fatto con consapevolezza, è esperienza, è contenuto, no, è consapevolezza questa distanza, no, e allora magari in questo momento è interessante proprio dire: "Per arrivare da A e B devo farmi tutta la manfrina, non posso", capito? Non lo so, adesso. mi riporti a Forever. Nel senso che quando tu trasudi spazio e tempo, cioè Da proprio da un po' di anni, parli, sì, da un po' di anni, sia sì. nella tua ricerca che comunque, si vede che è quasi una relazione tormentata, Sì, no, sì, ma più che tormentata, di sincero interesse, proprio, per cui in questi termini molto, che mi coinvolge molto, no, ecco, quello sì. e su Forever ovviamente ti farò esattamente quella domanda che stai Sì. pensando, e cioè: gli NFT sono morti? Ma che cazzo, sarà un altro strumento. Guarda, io lì non lo so, l'NFT è un semplicemente come dire, un formato. Quindi è un formato come un altro. E le riflessioni che puoi fare su un formato che sono interessanti. Nel mio caso, parlando di quella cosa lì, era proprio una riflessione in parte sul formato, che peraltro per scelta non è mai stato cioè non abbiamo mai commercializzato. Cioè per me era proprio, io sono stato avvicinato da queste persone che volevano produrre un NFT, ho detto: "Va bene, lo produciamo, voglio fare un ragionamento sul formato stesso, ma non lo voglio vendere". E loro hanno detto: "Ma come?" Che era totalmente contro rispetto a Esatto. quello che è E non l'abbiamo mai venduto. Infatti non è mai stato su nessun marketplace, di nessun tipo. Questo non perché vendere NFT è immorale, ma perché volevo chiamarmi fuori, non era quello, siccome era molto controverso in quel momento sì, ed sì, era entrava in quel flusso lì esatto, praticamente. ho detto: "Va bene dai, noi ci chiamiamo fuori da questa cosa qua", perché secondo me invece è interessante, come strumento, cioè può essere interessante. Allora, quello che mi sembrava interessante da un lato era l'inserimento del concetto di scarsità in una dimensione digitale. Quello è interessante, perché prima degli NFT una cosa digitale era n volte, infinite volte, invece grazie a quel sistema legato alla blockchain c'è Certifichi una un'unicità. Allora, l'unicità senza un corpo, perché prima l'unicità di un'opera è: "Guarda, vai qua, ah, 'sta sedia è cioè unica, non è unica, ce l'abbiamo uguale, però questa qua, questa, e ce n'è solo una, cazzo la tocco?" E invece è interessante dire: "No, non devi toccare niente", eppure a livello proprio,
a livello proprio teorico e diventa una dimensione interessante. Eppure ho trovato un modo per dire che nonostante non abbia un corpo fisico, quella cosa è unica. Quindi era un tema di riflessione interessante. E questo togliendo il corpo, no? Togliendo, non so, il tema spazio e tempo diventavano fondamentali, perché nel momento in cui togli il corpo, togli lo spazio fisico, che cosa rimane del tempo, no? Nel binomio spazio e tempo, no? Rimane che in quel caso lì era proprio l'idea che ci sia questo loop di informazioni che va avanti all'infinito. Adesso è in un server ed è una cosa, per esempio penso a dei amici miei, bravissimi artisti che sono Eve e Franco Mattes, che hanno fatto una serie di lavori su non tanto con gli NFT, perché loro hanno veramente troppo forse anche dentro certi linguaggi da sempre, dall'inizio, quindi era troppo controverso per loro, no? Immagino, adesso non lo so, glielo chiederò. Però o magari non gli interessava molto più semplicemente. Però hanno fatto, no, fanno dei lavori dove costruiscono dei circuiti dove è proprio c'è un giro infinito di informazioni, immagini, informazioni che vanno e tu vedi soltanto un circuito esterno, no? All'interno però ci sono delle immagini, all'interno ci sono dei contenuti altri che non sono quello che tu vedi. In quel caso io riflettevo sul fatto che un NFT, mi sono immaginato un qualche cosa che andava all'infinito, no, dicevo: parliamo di un tempo che è un tempo che non è più un tempo materiale, ma un tempo smaterializzato, un tempo che va appunto, no, per sempre, no? Allora da lì il titolo Forever e l'idea di una forma di un Uroboro, cioè è chiaro che quando tu lo vedi il riferimento è un loop infinito quel video, non c'è soluzione di continuità e c'è un Uroboro che gira, c'è la circolarità del tempo che poi rimane una rappresentazione del tempo ancora valida. Quella newtoniana l'abbiamo persa, anche Einstein ci ha salutato, e invece l'Uroboro è ancora valido. Forse per la sua semplicità, intendiamoci, Certo. però l'avvicendarsi delle cose è ancora validissimo. Quindi quell'immagine, che poi ha una potenza, no, proprio visiva, è all'interno di questa forma. E l'idea è che in un server continua a girare, no? Perché quell'informazione è lì che gira, non la percepiamo. Non è stata venduta, quindi in qualche misura, in questo caso forse in maniera un po' naif, mi sono però chiamato fuori da una cosa che non giudicavo moralmente, ma per poter dire la mia avrei dovuto occuparmene di più e non ero abbastanza dentro a quell'esperienza, e quindi ho detto: "Usciamo da quello", perché a me non interessa comunque quello, non mi interessava, non che non mi interessa guadagnare dei soldi perché mi servono Certo. come a tutti gli altri, però in quel caso il mio interesse era proprio sul formato, sulla capacità del formato. Siccome quello che vedevo al tempo eran tutte delle cose che principalmente non ragionavano su niente, erano degli sticker, no, eran o delle belle immagini o delle cose, ma era semplicemente, un modo, poco interessante di usare. Invece, volevo cercare di vedere se ero in grado io con il mio lavoro, con la mia ricerca, che era già su quei temi, a trovare una dimensione espressiva che non fosse possibile, per esempio per me, all'interno di altre dimensioni. Cioè, è possibile fare una forma che continua all'infinito a trasformarsi davanti ai miei occhi e passa da un elemento acqua a un elemento fuoco? È possibile? No. È possibile lì? Sì, interessante, facciamola. Sempre per il motivo dell'arte che Esatto. attinge come Lì è strumenti possibile, tutti. perché l'ho Certo. fatta banalmente, poi l'ho fatta in un'animazione 3D, però è possibile. Mentre invece una scultura che fa quel lavoro lì non riesco a farla, perché la scultura, risponde a delle, questioni che sono quelle dell'esistere nella Della dimensione materia, dello materiale. spazio, certo. Sono curioso di Mh-mh. sapere se ricopri il cliché dell'artista perennemente insoddisfatto, ma te lo chiedo perché sempre per il discorso di prima, cioè che le tue opere io vedo Velodream ed è un'opera del 2025. Mh-mh. Fine, cioè, non vedo una collocazione temporale, Temporale. no, quindi tornando ai lavori vecchi, tu che rapporto hai e quindi di conseguenza la Allora domanda no, di prima. non sono quel cliché lì, se vuoi metterlo nei cliché, nel senso che, ehm, grazie a Dio fino adesso mi è capitato avere sempre un rapporto bello con le opere che arrivano anche da un altro tempo, banalmente anche quella, no, qualche anno fa ne ho ritirate fuori un paio, messe in relazione a dei lavori più recenti, e l'ho fatto proprio come esperimento, per vedere se reggevano o in che modo, ed è stato un esperimento positivo, nel senso che
vedo i limiti di quei lavori vecchi, perché sono cresciuto. Non è che non dico sono migliorato, sono cresciuto, no, proprio banalmente son più vecchio, quindi c'è più esperienza, come dicevamo prima, per cui vedo con maggiore chiarezza determinati limiti che non vedevo prima, però vedo con altrettanta chiarezza le qualità che avevano quei lavori. Quindi in qualche misura poi ci sono dei lavori che ho fatto e che non ti dirò mai, che effettivamente non ero convinto, cazzo non sono convinto ancora adesso. Almeno poi perché ci sarà sicuramente qualcuno che penserà che son tantissimi quelli che non mi sono riusciti, però va bene, ci sta, è giusto che pensi così. Io però onestamente faccio sempre, veramente del mio meglio e, tendenzialmente sono abbastanza ehm, non sono mai soddisfatto. Cosa vuol dire? Vuol dire che ho sempre voglia di andare avanti, sempre qualcosa da migliorare, qualcosa da scoprire. Però quando qualcosa esce è perché evidentemente ha un grado di complessità che secondo me è valido per entrare all'interno di questo canale energetico, no, di informazioni. E quindi tendenzialmente quando poi lo riguardo, come i veicoli, no, di Velodream, mi è successo, ripeto, non tanto tempo fa, riesco a riagganciarmi a quella cosa lì, dico: "Cacchio, com'è potente ancora quell'idea, come sono chiari adesso i limiti di certe cose", no, per cui Sì, probabilmente l'idea che un lavoro possa essere più valido di un altro, all'interno di un filo conduttore, di un pensiero unico che, tu più o meno hai avuto dall'inizio, cioè nel senso poi l'hai maturato, l'hai sviluppato, però la tua linea è rimasta sempre molto, focus su determinati temi che hai portato avanti. Quindi, cioè per me è molto complicato andare a dire questo lavoro casca rispetto a quest'altro, no, perché c'è una filosofia, molto forte, no? C'è un momento, in cui l'arte ti ha dato una gioia impagabile? in un'infinità di momenti. È una gioia, ma non è, adesso sembra banale, è una gioia potersi dedicare all'evoluzione di questo linguaggio. È fonte di energia. Mi ha dato anche altrettante rotture di così, perché è un'istanza della vita, del mondo, e quindi si porta con sé tutte le rogne, però è veramente, ci sono dei momenti fantastici e di solito non sono, legati al successo né mediatico, Né economico, né diciamo. economico, ma al successo proprio, all'emozione poi quando installi una mostra è sempre un momento bellissimo, no, perché dopo tanto lavoro finalmente dai corpo. Poi l'ultima mostra, quella su cui stai lavorando, è sempre quella più emozionante, ma non perché quelle prima, perché quando le cose vanno bene, tu dai tutto, no, lo sai meglio, di me, e quindi è bellissimo vedere, ma dai tutto, non: "Ah, sei distrutto", sei rigenerato da questo processo, no, io penso anche al rapporto che hai coi figli, no, dai tutto, no, però non è un dai tutto: "Ah, mi hai tolto la vita", me l'hai data, perché nel dare tutto metti in gioco tutto, e c'è un carico di energia talmente ampio e potente che poi quando rilanci ti ritorna 'sta cosa qua, no. Poi chiaro, delle volte arrivano, sia coi figli con le mostre, per dire, delle grandi pedate, nel sedere, no, però, ehm, ehm, Fa ehm, parte del gioco. fa parte del gioco, ma ti dà un'emozione incredibile tendenzialmente. Quando monti la mostra è sempre il momento più bello. Ancora prima dell'inaugurazione, quando tu la vedi finita dici: "Ah, finalmente", se sei riuscito ad arrivare a più o meno a quello che volevi, ma anche quando non ci sei riuscito al 100%, è comunque un bel momento, perché sei lì a celebrare il linguaggio dell'arte e l'evoluzione di questo linguaggio. Sei lì, se è puro quello che stai facendo in quel momento, e soltanto tu te lo puoi dire, con te stesso se è puro o no. Se è puro e quando è puro, sei lì per la gioia di poter produrre un contenuto, conoscenza, e rimettere la conoscenza alla conoscenza degli altri, no, e quindi sei lì per un motivo nobilissimo, non che non sia, nobile quello, lo stesso mestiere, cioè un altro mestiere, però quello è il tuo momento di nobiltà, come è nobile quello del medico che aiuta le persone, o qualsiasi altra figura, no, in quel momento stai partecipando in maniera
pura e funzionale alla crescita della comunità mondo, nel senso più ampio, se lo stai facendo con purezza, pardon. Quindi è un bellissimo momento. Poi dopo entrano in gioco tutta un'altra serie di cose, no, si aprono le porte, inizi a vedere quello che snobba, quello che non viene, ci rimani male, minchia non è piaciuto, quello m'ha detto che è sfigato, per un'infinità di che non è che non le vedi queste cose, le vedi, le registri. È il grado di interferire con quella gioia che cambia, grazie a Dio, nel tempo. No, quando più cresci e più sei in grado di farti intaccare meno da quelle cose lì, ma non è che non le percepisci, non è perché se mica eri rincoglionito. Poi magari ci sono quelli che raggiungono un nirvana dell'espressione per cui sono appagati solo e soltanto dal potersi esprimere, che è bellissima come immagine. No, non sono lì, sicuramente io, però ti assicuro che sono in una zona molto distante da quello, ma non una brutta zona, nel senso che se poi va bene e ha un grande seguito e ti senti dire tante belle cose, sono più felice. Ma se sono profondamente felice di quello che ho fatto, anche se non va bene, tiro dritto bene, non piglio degli schiaffoni che ho preso nella mia esistenza, non piglio più degli schiaffoni micidiali, no? E poi dopo, ripeto, come dicevamo prima, certe volte gli schiaffoni sono motivo di grande crescita e di evoluzione, quindi non è che vanno male, sono eventi. Vabbè. Nel TED Talk Sì. lanci un messaggio che è importante, il frequentare l'arte per appunto ritrovare la propria identità, per ritrovare se stessi, che è un po' un messaggio che va è probabilmente in contrasto con un'arte che sembra a tratti essere un mondo a sé, no, cioè non ti viene a trovare se tu non vai con curiosità a scoprirlo, no, quindi è quasi uno sforzo che già l'individuo deve fare per arrivare poi all'interno di quel tipo di flusso, di tutto ciò che dà poi effettivamente l'arte, no, quindi, mi è sembrato diciamo un andare a sottolineare qualcosa che non è assolutamente Beh, scontato. l'arte contemporanea, essendo un linguaggio che si è specializzato molto, come tutti i linguaggi nella nostra società, prevede un minimo di preparazione. Però questa preparazione è una preparazione superficiale. Cosa vuol dire superficiale? Non superficiale intesa come banale, ma è solo, facciamo questo esempio, è solo un tema di vocaboli. Immaginani, no? Che per poter comprendere hai bisogno di imparare una serie di vocaboli, no? Ok, allora questo tipo di cose. Serve che tu un minimo faccia uno sforzo per imparare dei vocaboli. Però poi, secondo me, ha invece la capacità ti metti nella condizione di usare questi vocaboli, per quanto pochi che siano, in un'infinità di modi, in una maniera molto aperta. Quando si dice pop, io per pop, che spesso ha un'accezione negativa, no? Vuol dire semplicione. Per me invece pop vuol dire popolare, nel senso in grado di raggiungere il popolo, che è una cosa Certo. bellissima, è per il popolo, cioè per gli esseri umani, per la vastità degli esseri umani che si fa questa cosa, no? Poi non è che c'è una gran presunzione, perché io non è che faccio niente, non è che penso che quello che faccio io è per il popolo, io lo faccio per quelle tre persone o 4, 4.000, 4.000.000 che vorranno agganciarsi a questa cosa, no, e poi lo faccio di fatto perché io ho bisogno di crescere anche, no, lo faccio anche e principalmente per me. Però pensando che questa cosa a un certo punto possa entrare in contatto con qualcuno, no, per cui in questi termini è come se fosse un drive, deve esserci questo drive all'interno della tua ricerca. Io tutte le volte mi domando: "Ma questa cosa qua", ma adesso faccio un esempio un po', semplicino. Ma mia nonna, che ahimè non ce n'è più neanche una di mia nonna, ma in che modo riesce a collegarsi? C'è almeno un livello, un layer, una frequenza, non so come cacchio definirla, dove anche una persona priva di tutti questi vocaboli riesce a entrare in questa complessità? Per me è importante farmela questa domanda e cercare il più possibile di inserire sempre almeno un livello dove uno può entrare, capito?
Perché poi magari può diventare quello proprio il motivo per cui: "Cazzo, sono riuscito a entrare. Ah, interessante, non è" e bla bla bla. E non sto dicendo che chi non lo fa, okay, A, che io lo faccio bene, non lo so, però lo faccio come mi viene. B, non sto dicendo che se non c'è questa particolare dimensione in un'opera, l'opera non vale no, no, e sono infinite le possibilità. Però per me e lo so perché mi ci impegno, per me è un impegno, diventa sempre importante domandarmi quando sto facendo un lavoro: "Ma è in grado?" C'è almeno un livello, io penso che le opere d'arte lo siano sempre, è in grado di entrare in contatto con una persona anche totalmente scevra di tutto questo vocabolario di riferimenti, di cose. Ecco, porselo è un tema ed è questo il motivo per cui molto spesso io mi esprimo, con la mia ricerca. Non solo, ma molto spesso mi esprimo anche in dimensione pubblica, no, nello spazio pubblico. Perché lì questa domanda è fondamentale, no, perché, nel momento in cui tu occupi uno spazio pubblico che è di tutti, quindi anche mio, ma di tutti, esattamente come mio, tuo, di tutti, devi preoccuparti del fatto che questo linguaggio deve essere in grado almeno un pochino di parlare a tutti, che non vuol dire, il qualunquismo, la semplificazione, anzi come non farlo diventare una semplificazione, ma mantenere alto il grado di complessità, senza che però questa complessità diventi uno scoglio, un freno, un non so come dire, un freno, esatto, freno nel rapporto. Ecco, farsi questa domanda è già sufficiente. Poi dici: "Gli ho risposto bene, ho risposto male, non ci so", ma farsela è il punto. E questa cosa io so che me la faccio spesso, anzi sempre, anche quando faccio delle sculture che poi invece non vanno a occupare, il uno spazio pubblico, no, dove lì è proprio, secondo me, un dovere farsela questa domanda. Poi dovere o non dovere, dovere vuol dire che c'è morale, quindi è già Una sbagliato. Però responsabilità. ecco, una responsabilità, una responsabilità. Mentre invece quando tu dici: "Guarda, facciamo le mostre in un museo piuttosto che in una galleria o altre robe X", uno può anche non farsi lì, me la faccio lo stesso questa domanda, ma rispondo in un'altra maniera. Lo spazio pubblico è proprio fondamentale, cioè deve esserci un grado, però non vuol dire semplificare. Certo, fai da una cosa semplicissima, la capiscono tutti. No, è proprio lì il gioco. Come non semplificare, cioè non ridurre. Immaginati che è una banda, no, di informazioni. Come non ridurre la banda, ma condensarla in una frequenza che riesce a beccare chiunque o comunque quasi chiunque. In questi termini, se tu mi dici pop, sono veramente felice. Certo. All'inizio ti avevo chiesto che cos'è l'arte, Se a questo punto ti chiedo chi è l'artista. è uno che è uno che si occupa dell'evoluzione di questo linguaggio, del linguaggio dell'arte e che, come, l'essere umano che viene prima dell'artista sempre, trova in questo processo una direzione di crescita, no, un'evoluzione, una crescita, che non è mai una crescita, materiale, ma è in ultima istanza anche una crescita materiale. Quindi l'arte è una possibilità. Esattamente come all'inizio, un po' la stessa risposta. È una possibilità per l'artista per diventare qualche cos'altro. In questo momento storico chi vuole diventare un artista Sì. cosa deve fare? Fare l'arte. Occuparsi di fare l'arte, cioè di occuparsi di questo linguaggio e andare a vedere tanta arte, viverla, farla diventare quello spazio e quel tempo importante che, ti assicuro, non c'è bisogno che te lo dica, lo sai già di tuo, che è salvifico per gli esseri umani, perché è un momento fuori dal tempo che nutre, il tuo tempo e spazio interiore, se lo fai per la gioia di farlo ovviamente. Quindi frequentare il più possibile quella dimensione spazio-temporale che l'arte è in grado di generare, sia da artista che da frequentatore, che da collezionista, che da amante, che non importa, non c'è un ruolo privilegiato. Siamo tutti alimentiamo tutti l'evoluzione d'un linguaggio e alimentiamo tutti, un questa possibilità di conoscenza, la possibilità che questa conoscenza progredisca e vada avanti. È il crescere della conoscenza, il punto. Ultima domanda, una domanda un po' arrogante per Sì. questo format, però ci piace. Se
quello fosse un microfono aperto alla popolazione mondiale, cosa diresti? Ci sono infinità di cose. Credo che sia importante, mi piacerebbe dire qualche cosa, non so cosa direi, però so che in che direzione mi piacerebbe andare, questo lo so. Mi piacerebbe riuscire a dire qualche cosa che è in grado di alzare il livello di consapevolezza, ovvero generare un risveglio. C'è un grado di sonno diffuso che di per sé, ripeto, è neutrale, ma che sta diventando disfunzionale per l'evoluzione della nostra specie, che va protetta e sostenuta. Non apprezzo, i richiami solamente distopici perché o comunque, che portano solo con sé, immagini distruttive, perché non ce n'è bisogno. Lo vediamo tutti i giorni che in qualche modo la direzione che abbiamo preso è autodistruttiva. Quindi io credo che ci sia una possibilità di salvezza sempre, il costo non lo so, però credo che se avessi, questo microfono così potente, cercherei di trovare un qualche cosa che sia in grado di generare un risveglio su questi temi. Cioè proprio ci stiamo addormentando su questa cosa qua. Ci stiamo abituando al fatto che tutto va all'ammasso e tutto genererà l'ammasso e questa cosa non ci sta aiutando e chi martella questa retorica distopica non ci aiuta, semplicemente ci dice: "Ah okay, allora va bene". No, non va bene. Bisogna ricordarsi che cosa sono le cose belle, belle intese come funzionali, perché poi belle è una terminologia che si presta a punti di vista. Bisogna ricordarsi che, c'è salvezza, che valiamo nonostante tutta, lo schifo, non schifo, la razza e il genere umano vale la pena, ancora, di come dire, vale la pena di salvarlo e che c'è sempre possibilità di migliorare. E quindi ci vuole un po' di positività, ma non la positività dello stolto che, gioisce del nulla, ma per un grande cambiamento, che è quello che dovremmo fare noi, serve una spinta positiva. Ben vengano le persone che sono in grado di, come dire, sottolineare, i drammi della nostra società, ma non possiamo vivere solo di quello, perché se no ci addormentiamo. Quella cosa lì e diciamo: "Vabbè, allora è tutto distopico", tanto oramai il 90% delle serie televisive è distopiche, no, ci addormentiamo su questa cosa qua, va bene così, e invece non va bene. Bisogna ricordarsi secondo me. Quindi questo qualcosa non lo saprei, ma mi piacerebbe tanto riuscire a trovare qualcosa che in qualche modo genera un risveglio, per quanto minimo, eh. E non lo dico con presunzione, seppure il tema era cioè con presunzioni, ma io non lo dico con presunzione, questa cosa però spererei succedesse a me, cioè che qualcuno con questo microfono lo facesse anche per me, no, però se adesso me lo chiedi, piacerebbe essere quella persona che ha quel microfono ed è in grado di, mettere l'allarme della sveglia giusta perché secondo me, e lo ripeto, scusami se lo ripeto, ma secondo me è importante, non abbiamo più tanto bisogno di ricordarci che stiamo morendo, perché lo sappiamo. Ma è che non siamo ancora morti, che dobbiamo ricordarci e quindi che c'è ancora del tempo e questo tempo possiamo usarlo, e ci deve essere gioia nell'usarlo. E la gioia, ripeto, non è la gioia di chi è stupido e non vede la realtà, è proprio di chi vede la realtà e nonostante la realtà ha voglia di vivere. E quindi serve questa energia, no, e allora certe volte io mi arrabbio con gli artisti o con l'arte, non perché ci tengo agli artisti e all'arte, e mi rendo conto che tante volte si marcia su questa cosa qua e anzi viene additata un atteggiamento magari più positivo come superficiale, banale. Non è così, è molto più semplice adesso ricordarci che stiamo morendo tutti. Lo fanno tutti costantemente. È anche proprio poco interessante, ripeto. Lo fanno tutte le piattaforme di streaming con tutti i prodotti che fanno. È l'intrattenimento e la morte adesso. Non è più un campanello d'allarme, è l'intrattenimento. E allora forse parliam della vita, no? Ha senso anche se,
ci sono dei codici all'interno di quelle cifre che, quasi fanno da esorcista, no, Mh, rispetto a queste mh. tematiche, cioè il sottolinearle, il magari andare a porci delle prospettive distopiche, significa da un lato quello che dici tu, che Mh-mh. effettivamente si pone l'accento, su un aspetto quasi negativo, no, Mh-mh. della morte, che poi negativo, positivo da È un punto di è un vista. punto di vista, ma dall'altro c'è la valorizzazione della vita, no, perché poi c'è una riflessione scaturita magari No, da no, un mezzo, ma no? infatti quando genera questo tipo di, ancora una volta, consapevolezza va bene, ma è che tendenzialmente, e stiamo Mh, parlando di questo microfono che parla a tutti, nella grande massa ho la sensazione, e sbaglierò, che non generi questo, che più che altro genera assuefazione. assuefazione. È anche molto più semplice, cioè è più gestibile, no, e quindi, ci guardiamo tutti, come cacchio si chiama, ehm, la serie del momento, Black Mirror. sì, ma no, sì, Black Mirror, è vero, che poi peraltro perché io la gu lo le guardo, chiaramente sono assolutamente dentro a questo stream, per quello che ed è importante essere nello stream delle cose, anche mass mediatiche. Forse come cacchio fai a, ehm, totalmente, escluderti da quella cosa, se vuoi capire un po' il mondo che hai attorno. Per cui non c'è niente di, moralmente sbagliato in quello, non sto dicendo quello, però è il giustapporsi delle cose che serve. Io vedo tante volte che è molto cool parlare della morte. È molto poco utile però in questo momento, perché ce lo non è veramente il trend. Non so come dire, parlando in trend, che è un modo brutto, perché è un modo con cui si esprime il mercato e il Ecco, forse consumo. questo è il problema, cioè Sì. quando diventa una tendenza. Sì, ma è profondamente, così, no, cioè è quelle persone positive che, propositive, dicono: cioè rompono i coglioni, ma, tendenzialmente sembrano degli sfigati, no, hai capito? E invece ci va molto più coraggio in questo momento a, secondo me, se lo fai chiaramente non da, se lo fai con consapevolezza, ci va molto più coraggio a ipotizzare delle direzioni, che a rimarcare il fatto che è tutto a allo scatafascio, no, quanto cazzo ci vuole a dire questa roba, è evidente. E invece è che cosa possiamo fare, o quant'è bello da qui alla morte, quant'è bello però, vivere questa cosa qua, no, quanto diamo importanza a ogni momento, no, e l'arte secondo me ce l'ha questa capacità, non è nel senso, quando tu vai, vedi una bella mostra, quando vai nei musei, quando ti relazioni anche all'arte più tradizionale o la storica, anche classica, tanto è fuori dal tempo l'arte. Comunque hai questi momenti di grande evasione, entri in uno spazio, un tempo diverso, quindi diverso, alternativo, quindi non sei più soggetto alle idiosincrasie di quel momento. Sei libero spiritualmente, emotivamente. Per cui, per quello dico che è salvifica l'arte anche da quel punto di vista. Però poi quando ritorni sarebbe bello dire: "Oh, comunque, cioè, nel senso, non è che siamo già morti." Cioè, non siamo ancora morti, per cui magari fino all'ultimo qualche cosino possiamo farlo, e questa cosa va fatta con energia. Poi preferisco crepare, sorridendo con un gruppo di persone, che da solo, consapevole e cinico del fatto che: "Ah, lo dico da 20 anni che si crepava." Che culo. E con quest'ultima parola Sì. ti ringrazio. Ah, prego, grazie a voi. Grazie mille Patrick. Grazie, raga